Benvenuti, state ascoltando il podcast di Teen Science e oggi parliamo della storia e delle origini del gatto. È un argomento affascinante e complesso che risale a migliaia di anni fa. I gatti domestici, scientificamente noti come Felis catus, hanno un legame unico e antico con gli esseri umani. Le origini dei gatti domestici possono essere tracciate fino a 9000 anni fa, nel vicino Oriente. Infatti, all'epoca, con l'aumento dell'agricoltura e la conseguente maggiore disponibilità di cibo, si verificò un incremento nella popolazione dei roditori, rendendo i gatti particolarmente utili per gli esseri umani. Il processo di domesticazione è iniziato probabilmente quando i primi agricoltori iniziarono a stoccare il loro surplus di cibo, attirando in questo modo i roditori. A loro volta, questi roditori attrassero i gatti selvatici. Questa relazione mutualistica, dove i gatti aiutavano a controllare la popolazione dei topi, è stata probabilmente il primo passo verso la loro domesticazione. La transizione da gatto come specie selvatica a domestica è un processo complesso e unico nel suo genere, che coinvolge sia cambiamenti comportamentali che genetici. A differenza di altri animali domestici, la domesticazione del gatto è avvenuta più attraverso una selezione naturale, piuttosto che attraverso un'intensa selezione diretta da parte degli uomini. Mi spiego meglio. I gatti non sono stati attivamente allevati per specifici tratti, come è avvenuto magari per i cani o magari per il bestiame. Piuttosto si è trattato di un processo di mutua convenienza, dove i gatti, che erano meno timorosi degli uomini e più abili nella caccia dei topi, avevano maggiori probabilità di sopravvivere e di riprodursi. Dal punto di vista genetico e comportamentale, i gatti domestici mostrano alcune differenze rispetto ai loro antenati selvatici. Infatti, uno studio del 2014, pubblicato su Nature Communication, ha rivelato che ci sono state variazioni nei geni legati alla memoria, alla paura e alla capacità di apprendimento. Questi cambiamenti hanno reso i gatti domestici più tolleranti alla presenza umana e più adattabili alla convivenza con gli uomini. I ritrovamenti archeologici hanno svolto un ruolo cruciale nel fornire informazioni sulla storia della domesticazione dei gatti. Alcuni di questi ritrovamenti sono stati particolarmente significativi per comprendere meglio come e quando i gatti sono diventati parte della vita umana. Uno dei primi indizi della domesticazione dei gatti proviene da un sito archeologico a Cipro. Qui è stata scoperta la tomba di un gatto sepolta vicino a un essere umano e risale a circa 7500 anni fa. Questo è particolarmente significativo perché Cipro è un'isola, il che significa che i gatti devono essere stati portati lì dagli umani, suggerendo quindi una relazione già esistente tra i due. Le prime prove concrete della presenza di gatti domestici risalgono all'antico Egitto, circa 4000 anni fa. Gli egizi tenevano i gatti in altissima considerazione, tanto da raffigurarli in arte e letteratura e persino adorarli come divinità. Bastet era la dea egizia con le sembianze di un gatto e questo è l'esempio di un culto. I gatti erano così venerati che ucciderne uno era considerato un crimine punito con la morte. Il fatto che in Egitto i gatti fossero venerati è evidente dai numerosi ritrovamenti archeologici. Infatti abbiamo mummie di gatti, statue, pitture, tutte raffiguranti gatti, che sono stati ritrovati in diverse tombe e in diversi siti in tutto il paese. Questi reperti non solo dimostrano l'importanza dei gatti nella cultura egizia, ma anche la presenza domestica nelle case.
Poi dall'Egitto la presenza dei gatti si è diffusa nel mondo antico. Sono stati introdotti in Europa dagli eserciti romani, che li utilizzavano anche loro per controllare il numero di roditori nei granai. Ma i gatti raggiunsero anche l'Asia attraverso le rotte commerciali, dove furono accolti in società come quella cinese e quella giapponese. Infatti, in un sito archeologico in Cina sono state ritrovate prove della presenza dei gatti domestici. In un villaggio neolitico a Quanchun, datato 5300 anni fa, sono stati trovati resti di gatti che suggeriscono una relazione con gli umani. Le analisi dei resti suggeriscono che questi gatti potrebbero aver aiutato anche loro a controllare il numero dei topi nei magazzini di cereali. In Europa e nel vicino Oriente sono stati trovati anche lì reperti che indicano la presenza dei gatti. Ed in particolare mi riferisco alle immagini raffigurate nelle opere delle arti romane, greche e persino persiane. Quindi questi ritrovamenti aiutano a tracciare la diffusione dei gatti domestici dall'Egitto al resto del mondo antico. Quindi in generale questi ritrovamenti archeologici non solo confermano l'antichità della relazione tra gatti e umani, ma offrono anche intuizioni sulla natura di questa relazione in diverse culture e periodi storici. Quindi la presenza di gatti in contesti umani in tutto il mondo antico dimostra la loro importanza come animali domestici e la loro diffusione sia lungo le rotte commerciali che sia lungo le rotte migratorie dei popoli antichi. Questo atteggiamento positivo nei confronti dei gatti cambiò nel Medioevo. In quel momento storico la percezione dei gatti, infatti, cambiò drasticamente, in particolare in Europa, perché furono spesso associati alla stregoneria e al male, il che portò a una persecuzione diffusa e costante. Questo periodo oscuro nella storia dei gatti ha avuto un impatto significativo sia sulla loro popolazione sia sulla percezione pubblica di questo animale. Fortunatamente, con l'arrivo del Rinascimento, l'atteggiamento nei confronti dei gatti iniziò nuovamente a migliorare e furono riconosciuti di nuovo per il loro ruolo nel controllo dei roditori. Lentamente riacquistarono anche loro un posto nelle case e nei cuori delle persone. Mentre, come abbiamo detto, la maggior parte della domesticazione dei gatti avvenne attraverso una sorta di selezione naturale, l'intervento umano ha cominciato ad avere un ruolo importante nella diversificazione delle razze solo a partire dal XIX secolo, perché cominciarono da quel punto in poi le cosiddette mostre feline. Quindi questo ha portato ad un allevamento selettivo per tratti specifici, dando origine alle molteplici razze di gatti che conosciamo oggi. Oggi i gatti sono una delle specie di animali domestici più popolari al mondo. La loro indipendenza, la varietà di razze e di personalità e la facilità di cura li rendono animali domestici ideali per una varietà di stili di vita. Sono anche una presenza costante nei media, nella cultura popolare e sono simboli di eleganza, di mistero, di indipendenza. E quindi oggi abbiamo visto come la domesticazione del gatto è un esempio di come un animale selvatico possa evolvere in stretta associazione con gli esseri umani, non tanto attraverso una selezione diretta, ma piuttosto come una conseguenza naturale della convivenza e dei benefici reciproci. Questo processo ha portato alla nascita del gatto domestico moderno, un compagno che è indubbiamente amato, un importante membro di molte famiglie, direi in tutto il mondo. È per questo che la storia del gatto domestico è un viaggio affascinante che attraversa i millenni, le culture, i continenti, perché vediamo come da predatori selvatici siano diventate delle divinità venerate in Egitto, come da perseguitati nel Medioevo sono diventati dei compagni inseparabili nell'era moderna,
Quindi i gatti hanno avuto un ruolo significativo nella storia umana e continuano ad essere una parte importante nella nostra vita quotidiana. Bene, per oggi è tutto, spero questo podcast vi sia piaciuto. Se volete potete iscrivervi al canale oppure mettermi un mi piace, lasciare un commento, potete anche attivare la campanella, così ogni volta che esce un video o esce un podcast vi viene notificato e ve lo potete andare a vedere. Lasciatemi dei consigli anche se volete fatti dei podcast su qualche argomento particolare, basta che me lo facciate sapere. Ciao e alla prossima!